Ciao a tutti amici, bentornati, benvenuti. Come promesso oggi vi propongo un video un po' più strutturato, un po' più impegnativo, almeno per me. Suono batteria, basso e soprattutto il Rhodes, il mio amore. Intanto vi faccio vedere il video e poi ne parliamo. Ciao! Ecco, insomma, spero vi sia piaciuto e ho fatto questo video per spiegare il motivo per il quale spesso quando parlo del Rhodes divento un po' più serio, non perché io sia un esponente dello strumento, semplicemente perché ho personalmente un rapporto molto viscerale con questo suono. Quindi volevo spiegare qual è il mio rapporto con i cloni. Poi il problema qual è? Che come succede molto spesso per gli strumenti elettromeccanici in generale, quindi Hammond, ma anche e soprattutto quelli acustici, il pianoforte per primo, ho bisogno di avere quella sorta di breve ritardo che c'è tra me e il suono, che però è una cosa naturale, che dipende dalla meccanica. Soprattutto quando si tratta di distorsioni, wah, pedale, l'amplificazione, la risposta delle valvole, insomma tutta una serie di cose che sono quasi chitarristiche e che arrivano da quel mondo, applicate a questo strumento, cosa che mi piace fare, prendono una certa forma. Questa forma non riesco a riprodurla completamente, magari il suono sì, cioè la mia non è mai una critica che riguarda il suono, probabilmente in certi casi il suono si può fare benissimo e uno può anche fare un disco con un suono finto, mi è capitato di farlo, delle registrazioni che sentite non fanno alcuna differenza. Non è questo il problema, è come suono io mentre suono questo vero oppure un clone. Un esempio, il video precedente vi ho fatto sentire l'SV1, io lì suonavo con questa band di fratelli, come dicevo, io con quella band una volta suonavo con Rhodes perché me lo portavo in giro e poi si sa, passano gli anni
E purtroppo quei video che vi ho proposto perché erano dei buoni esempi, però non sono soddisfatto esattamente di quello che ho fatto. Mentre nel video che avete sentito sì, perché sono libero di muovermi sul tempo e come voglio, perché quello che suono è esattamente quello che esce dal sposalizio fra me e questo strumento. Il problema è cercare di riprodurre questo su un'altra cosa. Ecco, questo è un problema, perché io dovrei imparare a suonare un altro strumento. Quello che poi fondamentalmente faccio è questo, cerco di imparare a suonare uno strumento come se fosse un'altra cosa. È che nella testa c'ho il Rhodes, quindi cosa ci posso fare? Questo, ripeto, non toglie niente alla meraviglia dei nuovi campionamenti e tutto quanto. Tra l'altro mi è stato chiesto di parlare dei VST e io li ho usati, adesso pensavo di fare un video apposta dove parlerò del mio utilizzo, perché li ho usati live per molto tempo. Ecco, diciamo che in generale non ho quasi mai usato pianoforti o piani elettrici o cose del genere con i plugin. Ho usato spesso quei plugin per registrare, cioè a casa ho usato VST che riproducevano Rhodes, Wurlitzer, pianoforti, eccetera. E magari parleremo un po' di quelli che secondo me sono validi. Ecco, la cosa differente nel caso delle tastiere è il fatto che quando si compra una tastiera si compra un organismo a sé stante, e questa cosa qui è interessante perché può creare un rapporto, come lo ho con questo, cerco di crearlo con uno strumento digitale. Se trovo il modo di avere quel rapporto con uno strumento digitale, può nascere qualcosa, perché il discorso è che se uno strumento mi dà la possibilità di migliorare, di ampliare il mio linguaggio, di migliorarlo artisticamente, allora è uno strumento musicale, altrimenti è solo uno strumento. Per questo cerco di fare recensioni su delle tastiere, perché la tastiera, se è ben riuscita, può essere uno strumento musicale importante che fa crescere la nostra creatività. E questo è l'importante. Gli strumenti che suonano sono quelli che ti fanno venire delle idee. Questi sono gli strumenti importanti. Ecco, poi tutte queste considerazioni chiaramente sono personali. Come dicevo in un video tempo fa, se un ragazzo che ha 20 anni o 25 anni compra una Nord, una Korg, una Yamaha, quello che è, e trova un suono di Rhodes, imparerà a suonare il Rhodes su quella tastiera, e quindi, come dicevo, è probabile che vengano fuori delle cose nuove, e questa è la cosa figa. Poi io vi ho portato questo esempio per farvi capire qual è il mio personale problema quando cerco di ricreare questo tipo di sound e di atmosfere sulle tastiere, ma non c'è bisogno, cioè fai un'altra cosa, magari più moderna anche, così ci svecchiamo. Un'altra cosa che volevo dirvi è fondamentalmente il Rhodes sembra sempre uno strumento un po' così di quelli là, insomma, Wurlitzer, Hammond, che da una parte si dice siano pesanti o piuttosto che intrasportabili, dall'altra parte che siano costosi o cose del genere. In realtà il Rhodes, se tu un Rhodes con 1000 euro lo porti a casa, soprattutto un Mark II che comunque è un buon compromesso, ma si trovano anche dei vecchi suitcase a prezzi ragionevolissimi, nel senso, chiaro, fa un suono, pesa una cifra e tutto quello che vuoi, però vi garantisco che in realtà fa 1 miliardo di cose, perché è una chitarra, cioè fate conto di comprare un Les Paul, c'è anche quasi lo stesso segnale, lo metti nei pedali per chitarra, per qualsiasi cosa, negli amplificatori, lì parte un mondo che non finisce mai, quindi è una cosa differente, che è la stessa cosa che poi fanno i cloni con gli effetti, le stesse cose, però diciamo che è un mondo un po' più empirico, più di ricerca personale, il pedale che funziona bene, la cosa, insomma è molto interessante, e alla fine è un prezzo, cioè costa 10.000 euro come un Hammond, un B3 o un C3 perfetto con Leslie, cioè nel senso costa una cosa che si può pensare di spendere. Io vi saluto e
È stato come sempre un piacere, vi chiedo se vi è piaciuto di iscrivervi, la campanella e tutto il resto, e soprattutto di commentare, perché quella è la cosa che mi piace di più. Rispondo sempre, chi mi segue lo sa, e quindi con piacere un abbraccio a tutti. Ciao ciao!